Se vuoi preparare un Ironman o un mezzo Ironman, preparalo, è un'esperienza fighissima, non tanto la gara, che già di per sé è strafiga, ma l'anno che lo precede, perché è un anno che prevede veramente tanta dedizione, tanta voglia di fare, svegli all'alba, allenamenti eccetera, ed è una cosa che ti cambia nel profondo. Non prenderlo sotto gamba al tempo stesso. Nell'ultima stagione ci siamo lasciati con un dubbio: continuare a preparare la maratona sotto le 3 ore o spostarci verso il triathlon? Immagino che dal titolo di questo episodio e dalla mia maglietta si possa intuire quale sia stata la decisione. Fondamentalmente ho deciso di preparare un Ironman, il mio secondo Ironman full. Andrò a fare l'Ironman in Florida, a Panama City, il 7 di novembre. Quindi neanche tra tantissimo. Sarà di nuovo una stagione più o meno di una ventina di puntate, come è stata quella per la maratona di Edimburgo. Anche questo Ironman sarà preparato come atleta ibrido, quindi avrò due grossi obiettivi. Il primo, riuscire a scendere sotto le 11 ore. Il secondo, portarlo a termine in un contesto in cui riesco a fare 500 kg tra panca, squat e stacco. Contesto intendo che lo testerò qualche giorno prima dell'Ironman. Questa volta cercherò di fare cose in modo decisamente più organizzato rispetto a quello che è stata la prima stagione, quindi fin da subito fisserò 4 date. Andando di ritorno ci sono l'Ironman full, 7 novembre, Florida, Panama City. Una decina di giorni prima, adesso cerco di capire col mio allenatore qual è la data migliore, una live programmata in cui testiamo insieme i massimali di panca, squat e stacco, un Atex Game che vorrei fare insieme ad Arianna, la mia compagna, penso a ottobre, e il mezzo Ironman in Polonia che farò il 30 agosto insieme a Seba, uno degli atleti che alleno, a Ema, il mio amico, e a Federico, un altro mio amico. Questo è il percorso che ci porterà verso questo Ironman. Ovviamente sarà un Ironman preparato da atleta ibrido, quindi la difficoltà non è tanto preparare un Ironman sotto le 11 ore, è pieno di triatleti che lo fanno decisamente più veloce di 11 ore, il problema è farlo quando pesi 20 kg in più del triatleta medio e quando contemporaneamente cerchi di migliorare su panca, squat e stacco. Quella sarà un po' la parte più sfidante di questo percorso. Non vuole essere un percorso in cui mi vanto di questo risultato, vuole essere un percorso in cui veramente faccio percepire quali siano le difficoltà nell'allenarsi come atleta ibrido, ma anche quali siano i pro, i contro, le parti più divertenti, le parti più noiose, le parti più critiche di questo connubio che non è proprio l'ideale tra forza massimale e endurance, che è un po' il succo dell'essere atleti ibridi, perché fondamentalmente è pieno di hybrid coach che dicono di essere hybrid, ma magari sono dei fortissimi triatleti ma fanno 60 kg di panca, o magari sono degli strongman ma corrono a 6,30. L'obiettivo di un vero hybrid coach, l'atleta ibrido può portare a tutti i tempi che vuole, quando ti professi come coach dovresti riuscire a portare dei tempi discreti, per, tipo 11 ore in un Ironman, e al contempo dei massimali decenti. Questa è la sfida. Sicuramente sarà tosta, sarà spero interessante. Modificherò un pochino quello che è la struttura delle puntate, anche se in realtà a grandi linee sarà quella della prima stagione. La differenza sostanziale sarà che scollegherò, avendo ascoltato i vostri feedback che mi avete mandato in direct, scollegherò quella che è la parte di tecnicismi dalla puntata stessa, e quindi le puntate tecniche saranno a sé. Se dobbiamo trattare un argomento che sia di programmazione, integrazione e così via, saranno in puntate singole, stand alone, mentre nel recap della settimana ci sarà una struttura molto lean, cioè recap degli allenamenti e una riflessione non troppo tecnica, in modo da avere due cose che corrono in parallelo. Quindi settimana dopo settimana, a partire da oggi, tra poco iniziamo il recap della settimana, porterò tutti i miei allenamenti uno alla volta, ragioneremo insieme su cosa ho fatto, cosa sta andando bene, cosa sta andando male, e invece a caso, quando capita, toccherò dei temi più tecnici che magari mi chiedete voi nei commenti. Io direi a questo punto partiamo con il primo recap della settimana. Partiamo da, come sempre, calendario gare, anche se l'ho già accennato in questa puntata nell'intro, normalmente invece lo tratteremo durante il recap della settimana. Le gare in vista sono Poznan, in Polonia, 7 settimane, poi un Atex da definire, il test dei massimali da definire e 17 settimane all'Ironman in Florida. Settimana con un volume relativamente basso, dico relativamente perché appunto è sempre relativo, però sicuramente sento che potrei fare molto di più, sto scalpitando, stiamo litigando col mio allenatore perché io continuo a dirgli che posso fare di più, che voglio fare di più, e lui continua a tenermi col freno a mano tirato. Non sto correndo perché ho una piccola lesione di 2 mm a un tendine sotto la caviglia, e quindi questa in corso è la terza settimana di stop dalla corsa, cosa che non mi fa piacere. Quei 3 blocchi io li avrei sostituiti con bici o nuoto, il mio allenatore non l'ha ritenuto
intelligente e quindi sto facendo solo la quantità di bici e di nuoto che avrei fatto se avessi corso. Cosa che non mi entusiasma, però ho un allenatore apposta per questo. Io sono dell'idea che anche noi allenatori dobbiamo avere un nostro allenatore, proprio perché quando parliamo di noi stessi perdiamo la brocca e siamo poco oggettivi, tendiamo a fare un sacco di menate. Invece avere qualcuno con cui confrontarti ti aiuta tanto, soprattutto sulla parte di oggettività, quando l'emotivo inizia a entrare. Un coach dice no, guarda, facciamo questo, facciamo quello e così via, che è un po' il motivo per cui tutti i coach che conosco e stimo hanno un coach a loro volta. Come è andata la settimana? È iniziata con 1 ora e 45 aerobica in bici. Di fatto avevo all'inizio 3 ripetute in cui dovevo stare intorno al 75-90% dell'FTP, quindi spinte ma non troppo, da 3 minuti l'una, quindi fondamentalmente per essere in bici sono una passeggiata, seguite da un bel blocco di 90 minuti tra il 55 e il 75% dell'FTP, quindi ha un ritmo super blando, sensazioni buonissime. In bici sto veramente bene in questo momento, sento che la gamba va, non faccio fatica, potrei starci ore, se devo spingere la gamba reagisce bene, sono contento, in generale sono contentissimo della bici. Primo allenamento della settimana andato era 1 ora e 45 aerobica di bici, potenza media 180 watt di tutta l'ora e 45, c'erano 3 ripetute iniziali da 3 minuti a 205-210 watt. Sensazioni buonissime, nel senso che è uscito a 30,5 km all'ora di media in pianura, ne avevo la sensazione quella di una Z2 bassa nella corsa, cioè ne avevo da vendere, e quindi buono, avrei fatto molto di più. Sicuramente rispetto alla mole di lavoro che sto facendo ora vorrei fare molto di più, scalpito. Forse è un bene avere un allenatore che ti tiene un po' i piedi per terra, perché probabilmente in questo momento mi allenerei il doppio per qualche motivo, e quindi va bene così. Martedì ho fatto nuoto e pesi in quest'ordine, che sappiamo essere l'ordine più sbagliato che esiste. Sarebbe meglio fare pesi, riposare e poi fare l'attività aerobica dopo, però si fa quel che si può, nel senso ho anche un lavoro, una famiglia eccetera, quindi devo incastrare tutto come riesco, tanto più se la sessione di nuoto è con l'insegnante. Adesso in questa settimana ho fatto la mia terza e quarta lezione con l'insegnante, scelta di cui sono felicissimo. Rossella finalmente è la persona che più ha capito quanta ansia ho per il nuoto e ha preso questa cosa estremamente sul serio, il discorso dell'ansia. Non tanto dai, entra in acqua e fai sti 400, ma ci stiamo lavorando bene sulla parte di acquaticità, di feeling con l'acqua eccetera. Sono felicissimo, sono molto felice del risultato che sta venendo fuori, anche se sono solo 4 puntate insieme, 4 allenamenti, però sento che è la cosa giusta, anche perché ci arriverò a fine settimana. A fine di questa settimana spiego anche il perché. Allenamento di nuoto con l'insegnante andato. Con l'insegnante è stancantissimo a livello mentale, ti distrugge, perché poi alla fine faccio 1450-1500 metri, che sono relativamente pochi, la metà di quanto fai in un allenamento da solo, ma ti distrugge a livello di testa, perché magari devi fare gambe stile, un braccio rana, l'altro stile mentre respiri frontalmente, e dopo invertiamo, facciamo gambe stile, l'altro quello che faceva rana fa stile e respiri lateralmente. E sta roba ti frigge, io esco che sono stanchissimo a livello mentale, non tanto a livello fisico. E oggi mi aspetta ancora palestra, che lo farò appena prima di cena. Pessima scelta, cioè fare il nuoto prima dei pesi, veramente la combo peggiore che ci sia, però non avevo altra scelta oggi, quindi andrà così. Quindi nuoto, adesso mangio, lavoro tutto pomeriggio, sarò stanchissimo, devo fare squat e panca mi pare. Sarà mortale. Quindi, parte di pesi. Il focus era principalmente su quello che è il back squat e la panca, però panca presa stretta. Quindi back squat 115 kg, 666, va bene, sto recuperando i carichi che avevo fondamentalmente, non è un carico esagerato, 115 kg per farne 6, sento che ho margine, però sto progredendo in modo molto graduale. Panca stretta, 90 kg, 888, qui sono vicino al limite, sono contento comunque, è un bel risultato. Infatti quando poi lo traslato sulla panca a presa normale i carichi stanno salendo bene.
Stacco rumeno, 95 kg, ne ho fatte 10-10-10, mi sono appuntato che c'è tantissimo margine, veramente tanto, potrei fare un salto da 95 a 110-120, ne avanza. Poi rematore con bilanciere, ne avrei dovuto fare 15-15-15, ho messo 65 kg, ne sono uscite 13-13-13, quindi penso che continuerò a battere con 65 kg finché non chiudo sta benedetta 15-15-15. Tendenzialmente ci stiamo allenando molto con una progressione lineare, ci poniamo un obiettivo di reps, quando le chiudo aumentiamo i carichi, ci poniamo un obiettivo di reps, quando le chiudo aumentiamo i carichi e andiamo avanti così, molto molto semplice, senza tante menate. Leg extension 59 kg, di nuovo devo farne 15-15-15, ne sono uscite 13-13-13. Poi avrei avuto polpacci, non lo faccio perché mi dà fastidio la caviglia destra, caviglia per la quale avrò la risonanza magnetica questo giovedì, è la seconda sessione di onde d'urto. In realtà l'onde d'urto l'ho fatta all'inguine, però ogni volta che vado mi fa ecografia alla caviglia, ecografia all'inguine e poi decide come muoversi, quindi vedremo cosa deciderà. E la parte di nuoto invece ho fatto esercizi con Rossella, con la mia coach, esercizi che belli, per carità, interessanti, belli, ti stancano tantissimo a livello mentale, devi essere mega concentrato, mi drenano un sacco di energie, però molto utili. Mercoledì ho fatto un'uscita di bici al mattino e poi di nuovo Rossella al pomeriggio, quindi o in pausa pranzo forse. L'uscita di bici è stata un pochino più impegnativa dell'altra, perché avevo 2 ripetute da 15 minuti a 208 watt, quindi stiamo parlando dell'85% dell'FTP, niente di trascendentale, però più impegnativa rispetto a un'uscita aerobica pura, però anche qua bellissime sensazioni, sono strafelice di come sto reagendo in bici. Quindi il blocco come funzionava? Esci, fai il riscaldamento 20 minuti, poi 15 minuti mediamente forti, 85% dell'FTP, 5 minuti tranquilli, 15 minuti forti, 30 minuti di affaticamento. Bella uscita, mi sto divertendo un sacco in queste uscite, anche se le faccio in solitaria, mi diverto un casino e sono molto contento dell'output che sto tirando fuori. Altra sessione con Rossella, altri esercizi di tecnica e di acquaticità e di presa di coscienza di che cavolo sto facendo nell'acqua. Bene. Giovedì dovevamo partire per andare in Provenza a vedere i campi di lavanda. No, a parte tutto, bella esperienza. E quindi mi sono allenato all'alba, 5:45, ho fatto la seconda sessione dove avevo panca classica, compresa da gara, 666 con 110 kg, sono uscite 5-4-4 con 110 kg. Penso che la settimana prossima, cioè questa che inizia ora, le chiuderò 6-6-6 probabilmente, comunque 6-5-5, sono lì. Con lo spotter secondo me le avrei chiuse, se non ricordo male ero completamente senza spotter, mi pare di ricordare, quindi sei un po' più conservativo, ma a meno che tu non sia un pazzo suicida. Stacco da terra, siamo lontanissimi dai carichi che dovrei fare, che facevo un tempo, siamo a 120 kg, mi sto sforzando di allenarmi senza le fascette in ottica di Atex Game. Sono uscite 666 con 120 kg, potrei fare tantissimo di più, però seguiamo quella che è la progressione. Overhead press, che è un altro esercizio che ci sarà in Atex, 12 reps con 47 kg e mezzo, me ne sono uscite, dovevo farne 12, sono uscite 11, 10, 10. Non è male come carico, non ho ancora guardato bene quali sono i riferimenti in Atex, però 47 kg e mezzo va benino, sulle 12 ripetizioni secondo me inizia ad andare benino. Trazioni faccio sempre abbastanza pena, comunque ne ho fatte mi pare 12 e 9, 12 9, devo farne 12, ma va bene. E poi avevo leg rise a peso che ho saltato per quel fastidio all'anca che mi porto dietro da Edimburgo, e di nuovo polpacci che ho saltato per il fastidio alla caviglia che mi porto dietro da Edimburgo. Tutto molto bello, quindi ho saltato 2 esercizi. La seconda di pesi è andata bene, panca 110 kg, 544, probabilmente con lo spotter potevo farne 655, però senza spotter ti senti meno sicuro e stai un pochino più conservativo.
stacco abbiamo ripreso da tanto indietro, quindi 120 kg, 666, tranquillissime. Lo sto provando senza le fasce d'ora in poi, finché proprio non saranno strettamente necessarie, perché con la mezza idea di fare un Atex Game, dove devi fare un 5 RM di stacco senza fasce, è giusto allenare anche la presa. E poi overhead press e trazioni stanno migliorando pian pianino. Oggi ne ho fatte 12, 10, 10, 12, 11, 10. Comunque poco per volta migliorano. È andato bene. E dopodiché siamo partiti, siamo andati appunto in Provenza per vedere i campi di lavanda. Arianna ha capito che per convincermi l'unico modo era metterci delle attività sportive, quindi abbiamo fatto e-bike, si dice così, sì, il primo giorno. Sono uscite 2 orette e 20, molto figo, divertente, è più divertente la bici a corsa, però l'e-bike è comunque una bella esperienza. Durante questo giro di 2 ore e 20 con l'e-bike ne abbiamo approfittato per fare queste foto alla benedettissima lavanda, che è sopravvalutata, cioè nel senso non andateci apposta per vedere la lavanda, perché veramente noi ci siamo sparati 4 ore di macchina e ci fosse stata solo la lavanda era un disastro. Invece così è stato molto divertente. E il giorno dopo abbiamo fatto kayak che non avevo mai provato in vita mia ed è una sfacchinata colossale. Abbiamo fatto 2 ore di kayak, logicamente quasi tutti sono lì nel chill, noi siamo dei malati di mente e quindi eravamo lì che remavamo come dei pazzi. 2 ore belle intense, bello, esperienza fighissima. Ne ho approfittato per fare il bagno nel lago, c'era l'acqua a 12 gradi, però tutto dove riesco a mettere un po' di feeling con l'acqua lo metto perché mi serve. Bello, fighissimo. 2 giornate molto fighe, esperienza figa, la consiglio. Non consiglio di andare solo per la lavanda, ma per tutto il resto sì. Dopodiché siamo tornati a casa, sabato mi aspettava il lungo in bici che ho fatto in compagnia, 3 ore in zona 2 di potenza, relativamente easy. Abbiamo fatto un pezzo, la cosiddetta colletta di Paesana, che è un colle che c'è qua vicino, però è durato relativamente poco, nel senso che la fase di salita sono 20 minuti, 5 km di salita, 4 km e 6 di salita. Quelli sono stati una sfacchinata con una potenza media di 236 watt. Quella è stata la parte difficile del giro. Tutto il resto pianura, poi sei in gruppo, chiacchieri, di scherzi, 3 ore ti passano. La media del giro è stata 160 watt di media, quindi molto nel chill, diciamo, anche battiti medi 130, quindi super tranquillo. È figo. I lunghi in compagnia, oppure quello che ho fatto domenica, adesso ci arriviamo, sono la parte che rende figo questo sport, secondo me, veramente figo. Arriviamo domenica, dove abbiamo messo a sveglia alle 7 del mattino di domenica, perché uno di noi aveva fretta, aveva altre cose da fare giustamente durante la giornata, per trovarci in, quanti eravamo? 4, 5? A provare a nuotare nelle acque libere. Quindi ci siamo trovati a un lago, abbiamo nuotato, io ho fatto 2000 metri, facevamo blocchi da 500, è fighissimo, ti trovi, cioè, per me è la parte più figa di questo sport, ti trovi, fai 2 chiacchiere, ti vesti, ti prepari, metti la muta, discuti la mia muta, la tua muta, di qua, di là, io vorrei comprare questa, io vorrei comprare quella, e poi si nuota tutti insieme. Poi c'era l'idea di fare colazione tutti insieme, ma non abbiamo trovato un bar aperto, follia, e siamo tornati a casa. È molto figo. Io ho voluto testare, allora, ho fatto 500 metri, 500 metri, 500 metri, sono andati da Dio. Un feeling nell'acqua buonissimo, zero paura, zero ansia, nessun attacco di panico, nulla. Penso che sia dovuto al fatto che è un anno che ci batto veramente tanto. Cioè io da ottobre che ho finito l'Ironman di Cervia, dove ho avuto 17 minuti di panico totale durante l'Ironman di Cervia, non ho mai smesso di nuotare, anche se mi fa paura, anche se ho problemi con l'acqua, non ho mai smesso di nuotare. E secondo me espormi così tanto allo stimolo ha fatto sì che veramente con la muta e nel lago, che per me è il mio ambiente preferito, paradossalmente il lago, più della piscina e più del mare, mi sono trovato benissimo, stavo da Dio. Più che altro ho applicato 2 o 3 cose che mi Rossella, che mi hanno tranquillizzato tantissimo, e è andata bene al punto che ho avuto il coraggio, che per me era una roba assurda, di fare gli ultimi 500 metri senza la muta. Sono uscito, mi sono tolto la muta, ho riattaccato la boa galleggiante e ho fatto gli ultimi 500 metri senza. Avevo paura che in quei 500 metri avrei avuto una crisi d'ansia e non c'è stata. Infatti sono stato veramente veramente contento. Bello, mi dà un sacco di speranza. Adesso Poznan sarà nel lago, quindi è il mio ambiente preferito, come dicevo, quindi sono molto fiducioso di questo mezzo Ironman. Adesso ovviamente l'ho gobbata, mi sono tirato la macumba nella prima puntata
però sono fiducioso. E invece Panama City è nell'oceano, mi pare, e quindi tutto un altro discorso, ma abbiamo tempo per prepararlo, quello non mi spaventa. Oggi abbiamo fatto la prima nuotata in acque libere dell'anno e è andata molto molto meglio del previsto. Appunto, non nuotavo in acque libere dall'Ironman di Cervia, quindi da settembre 2025. 10 mesi che non nuotavo in acque libere ed ero un po' timoroso perché chi ha seguito l'altra stagione sa che non ho un rapporto bellissimo con l'acqua, figuriamoci in acque libere. E invece si vede che un anno di duro lavoro ha dato i suoi frutti e ero super a mio agio nell'acqua. Ho fatto 2000 metri, di questi 2000 ne ho fatti 500 finali senza la muta, per vedere se questa spocchia era legata solo alla muta o se effettivamente inizio a familiarizzare, e ora tocchiamo ferro, mi sembra che sto iniziando a familiarizzare. Zero momenti di panico, goduta nel chill, bella esperienza. Questa è stata la settimana leggerissima, sto scalpitando, il mio allenatore mi dice, adesso vi lascio una sua clip, che non bisogna essere per forza completamente spappolati per sentirsi appagati, però riesco a livello di tempo con il lavoro eccetera, riesco a incastrare qualcosa di più, a livello di energie potrei fare di più, vorrei fare di più, e quindi stiamo un po' litigando, però alla fine voglio che la parola finale sia la sua. So, do you know what? I think sometimes this is the funny thing. So, we're so conditioned into believing that, like, unless we feel fucked, we're not doing enough. But I think sometimes if you're feeling like you can do more, that's a really good position to be in, especially when you're far out from an event. Because it means that, like, you're recovering from the sessions, you're absorbing the training stress. It's a good thing at this stage. So try and kind of remember that and frame that in your head as a positive, and then let's see where it takes us, right? So let me know your thoughts. Quindi è andata bene, sono contento di come è partita questa preparazione, cioè in realtà è partita nelle scorse settimane, però di questa prima settimana come si è chiusa, soprattutto questa esperienza del nuoto, sono mega felice. Come inaugurare al meglio una stagione del genere, se non rispondendo alla domanda come si prepara un Ironman? E non intendo per un atleta che vuole fare l'Ironman in 9 ore 30, il super atleta, io parlo di persone normali che hanno una famiglia, che fanno mille altre cose e che si vogliono accingere a preparare il loro primo Ironman o mezzo Ironman che sia. È un discorso che a tratti sembrerà che io voglia scoraggiare e a tratti sembrerà che voglia farla troppo facile. Cercate di leggerlo con un po' di senso critico. Allora, partiamo dal non voler scoraggiare. Se avete il sogno di fare un mezzo Ironman o un Ironman, fatelo, perseguitelo, perché quella potrebbe essere una delle giornate più belle della vostra vita, o almeno per me quando ho fatto il mio primo full è stata una delle giornate più belle della mia vita. Vai a coronare quello che è un anno di fatiche, di allenamenti all'alba, al buio, al freddo, con la neve, con la pioggia, un anno di test di alimentazione, integrazione, lo vai a coronare con una delle giornate più belle della tua vita. Ci sono appunto i tuoi figli che ti aspettano sotto quell'arco dove c'è questa voce che dice Alessandro tu sei un Ironman, ed è una delle cose più fighe del mondo, perché veramente in quelle poche ore, perché poi appunto io ho fatto 11 ore e 40, in quella manciata di ore, in quella mezza giornata vai a coronare quello che è stato un anno di fatiche estenuanti eccetera, ed è figo, ed è una cosa che ti porti per sempre, e poi puoi flexare per sempre che sei un Ironman, diciamocelo. No, comunque è veramente un'esperienza, quindi assolutamente prima cosa importante, se avete questa mezza idea, avete il sogno di fare un Ironman, fatelo, perché vale veramente ogni singolo sforzo, che sia l'Ironman che sia il mezzo Ironman. Veniamo però alle parti più critiche. Sovente io mi sento dire anzi, io ho due tipi di atleti che si approcciano a me. Quelli che mi dicono, vabbè, ma io ho nuotato alle medie, andare in bici so andare in bici, una mezza maratona l'ho già corsa, quindi mezzo Ironman ce l'ho. Oppure quegli altri che vengono super timidi, ma io sì, nuoticchio qualcosa, sono già andato in bici, so corricchiare, ma non ce la farò mai a fare un Ironman, eccetera. Solitamente con questi ultimi è quelli con cui è più facile lavorare in realtà, perché si approcciano in quel modo, ma poi quando uno gli spiega le cose come stanno portano a casa dei grandi risultati, mentre con i primi è un po' più complicato. In realtà fare un Ironman non significa appiccicare insieme tre cose, cioè quando io ho nuotato alle medie, so andare in bici, so fare una mezza maratona, allora so fare un mezzo Ironman.
Non è detto, e soprattutto non è detto che tu lo sappia fare portando a casa la pellaccia in modo decente, con un tempo decente, arrivando all'arrivo sorridente, felice, in grado di abbracciare chi ti è accanto e senza farti portare via dai paramedici. Perché fondamentalmente fare un Ironman non è appiccicare insieme 3 discipline, è molto di più, nel senso che nel preparare un Ironman c'è tutta una componente di... Partiamo dalla gara. La gara è nuoto, bici, corsa, transizioni e alimentazione e integrazione, mettiamoli in un punto unico. Già solo la gara sono 5 punti e non 3 come tutti pensano. Quindi abbiamo, il nuoto devi saper nuotare, la bici devi saper pedalare e la corsa devi saper correre. Per farli tutti e 3 consecutivi devi avere una buona base aerobica, perché il tuo corpo deve riuscire a stare sotto sforzo per 6, 7, 8 ore per quanto riguarda un mezzo Ironman, per 10, 11, 12, 13, 14 ore per quanto riguarda un full Ironman. E questa è una capacità che va allenata e ci vuole tanto tempo per allenarla. Preso per buono che abbiamo la capacità tecnica di fare queste 3 cose e che abbiamo allenato la nostra base aerobica, a questo punto ci rimangono le 2 cose che dicevo, transizioni e integrazione. Le transizioni non sono una cosa che si improvvisano. Il motivo per cui un coach sovente consiglia ai propri atleti di fare prima delle gare più corte, uno sprint, un olimpico, prima di approcciarsi al mezzo, è proprio per provare le transizioni, che tra l'altro non andrebbero provate nello sprint, ma andrebbero provate a casa, possibilmente anche con altri triatleti. Quindi cosa si intende per transizioni? Io devo sapere cosa significa nuotare in acque libere, devo sapere cosa significa nuotare con la muta, devo sapere cosa devo fare in T1 nella transizione tra la nuoto e la bici, quindi come si toglie velocemente una muta, dove devo riporre la muta, gli occhialini e la cuffia, cosa devo fare attenzione mentre tolgo la muta, a non sfilarmi via l'orologio, a non lasciarlo incastrato sotto la muta, con la muta eccetera, a non strapparmi via il chip alla caviglia che mi hanno dato, che mi monitora durante la gara, dove devo riporli, come va preparata la bici in T1, poi vorrò fare T1 con le scarpe da bici ai piedi o con le scarpe attaccate alla bici, quindi in un caso dovrò allenarmi a correre con le tacchette da ciclista per quella che è la zona di transizione, nell'altro caso invece dovrò allenarmi a saltare in sella, avere le scarpe già montate sui pedali ed essere in grado di infilare i piedi una volta che sono già in bici e così via. Come va preparata la bici in T1? Dove metto la bici, gli integratori, come si sistemano le scarpette, come si sistema il casco, eccetera. Sono tutte cose che non devi improvvisare, devi provarle in allenamento, devi trovarti magari un gruppo di triatleti, un coach, qualcuno che ti spieghi, magari faremo anche un video tecnico su come si fa T1 e come si fa T2 e come si provano a casa. Io le avevo provate un sacco di volte per arrivare pronto alla mia prima gara. Come affronto T2? Quindi quando scendo dalla bici, scendo lasciando le scarpe attaccate e quindi sfilo i piedi e correrò a piedi nudi con le scarpe che pendono dalla bici per risparmiare tempo, oppure sono uno che preferisce sganciare le scarpe dalla bici e correre con le tacchette da ciclista e poi cambiarmi le scarpe in T2, metto le calze, non le metto, uso le stesse calze che ho usato nella bici per la corsa e così via. Dopodiché c'è tutta la parte di integrazione, quindi cosa integro prima del nuoto in T1, durante tutta la frazione di bici, durante tutta la frazione di corsa, in T2, come, quando, quanto integro durante queste frazioni, altra cosa super importante, e in generale come gestisco la fatica, cioè nel senso, io non posso salire in bici e andare a tutta per 90 km, perché poi scendo dalla bici che sono completamente spappolato, quindi bisognerebbe capire se ho il power meter e quindi a che percentuale di FTP devo stare. Se non ho il power meter devo essere molto bravo a gestire la fatica percepita e quindi riuscire a non sforzarmi troppo, non farmi prendere la mano per non scendere dalla bici completamente spappolato, perché dopo mi aspetto una mezza maratona o una maratona intera se devo fare un full. Quindi per farlo c'è molto più di prendo 4 sport e li appiccico 3 sport e li appiccico tra di loro insieme. C'è letteralmente un mondo. Questo, ripeto, non è per dire non fatelo, fatelo perché è la cosa più figa del mondo, non fatelo da impreparati, cioè fate domande, se volete scrivete a me nei commenti, scrivete ad altri atleti, scrivete a vari coach, informatevi, guardate video eccetera. Oltre a questo c'è la parte di allenamento, una roba di cui parlavo con un ragazzo che mi segue è che sui social, io per primo, sovente passiamo il messaggio sbagliato che per preparare un full Ironman o un mezzo Ironman ci si debba allenare veramente 10 miliardi di ore a settimana. Non è così.
Cioè, è logico che l'output che tu vuoi tirare fuori da quello che è la tua gara deve essere bilanciato all'input che sei disposto a darci. Cioè, voglio fare un Ironman un full sotto le 11 ore, dovrò metterci tante ore dentro di allenamento. Voglio farlo sotto le 10, dovrò metterci tante ore in più di allenamento. Voglio farlo sotto le 14 ore, posso allenarmi molto meno. Stessa cosa per il mezzo Ironman. Già di per sé un mezzo Ironman posso allenarmi tanto meno di un full. Voglio fare un mezzo Ironman particolarmente veloce, devo allenarmi tanto. Voglio farlo meno veloce, dovrò allenarmi meno. Quindi non fatevi scoraggiare dal fatto che vedete gente che dice io mi alleno 30 ore a settimana per il mio full Ironman. E logicamente se vuoi fare un full Ironman in 10 ore, in 9 ore e 50, dovrai allenarti 25, 27, 30, 35 ore a settimana. Se vuoi finire un Ironman puoi allenarti molto meno. Paradossalmente puoi finire un Ironman tranquillamente con 2 uscite di bici, 2 di corsa e 2 di nuoto a settimana. Certo che non farai il tempone della vita, ma se per un anno intero fai 2 nuoto, 2 bici, 2 corsa, supponendo che alcuni di questi possano essere dei lunghi, puoi tranquillamente arrivare alla fine di un Ironman, secondo me. Logicamente anche qua non va improvvisato, nel senso l'allenamento andrebbe periodizzato un po' bene. Ci sono delle fasi dove i volumi di allenamento sono un po' più alti, quindi gli allenamenti saranno un po' più lunghi, delle fasi in cui magari si punta un po' di più sull'intensità, quindi gli allenamenti sono più brevi ma un po' più stancanti. E quindi logicamente più periodizziamo bene, più tutto è strutturato bene e paradossalmente meno tempo ci serve perché le cose sono fatte in una certa maniera, sono fatte bene. Invece facendo un po' di nuoto, un po' di bici, un po' di corsa a caso per 12 mesi arriviamo comunque nella condizione di poterlo fare, ma è un pochino più complessa. Tutto questo per dire, se vuoi preparare un Ironman o un mezzo Ironman, preparalo, è un'esperienza fighissima, non tanto la gara, che già di per sé è strafiga, ma l'anno che lo precede, perché è un anno che prevede veramente tanta dedizione, tanta voglia di fare, svegli all'alba, allenamenti, eccetera, ed è una cosa che ti cambia nel profondo. Non prenderlo sotto gamba al tempo stesso, quindi non farti spaventare dall'obiettivo, ma al tempo stesso non prenderlo sotto gamba e cerca di capire che è molto di più di un aggancio insieme un po' di nuoto, un po' di bici e un po' di corsa. Farlo in maniera ragionata, sicuramente te lo puoi portare a casa. Direi che per oggi è tutto. Mi ricollego un attimo al discorso di prima dell'input e output. Questa roba vale un po' in tutto. Io adesso sono 15-16 anni che lavoro nel fitness, specialmente nell'ambito della ricomposizione corporea, quindi con Train Me Up seguiamo principalmente gente che vuole dimagrire, mettersi in forma, eccetera. Anche lì l'input deve essere sempre proporzionale all'output. Tu non puoi dirmi, adesso ragioniamo per estremi, ma cercate di prendere il concetto. Voglio avere il fisico di The Rock, ma mi posso allenare 30 minuti in una settimana totale. No, l'input, a parte che per avere quel fisico devi doparti come un cavallo da corsa, però facciamo finta che sia un fisico naturale. Voglio avere un fisico di un certo tipo, ma posso metterci 30 minuti a settimana. Non funziona, no? Sicuramente gli sport di endurance te lo insegnano perché ti ci fanno sbattere la faccia contro, però in generale è un discorso che spero che passi un po' su tutto, cioè se vuoi ottenere determinate cose nel lavoro l'input deve essere di un certo tipo, se vuoi ottenere determinate cose nell'endurance l'input deve essere di un certo tipo e così via, che non vuol dire che tu per forza debba avere l'obiettivo The Rock, l'obiettivo Ironman sotto le 10 ore, l'obiettivo quello che vuoi. L'importante è che ci sia, perché io lo vivo con un sacco di gente che si è approcciata al coaching con me, eccetera. Vorrei fare questo, ma posso fare questo. No, le due cose, cioè, un buon coach te lo dice subito, non funzionano. Voglio fare, non lo so, la maratona sotto le 3 ore, ma posso correre 20 km a settimana. Non puoi, finito, non puoi. L'input non darà mai quell'output lì. Non correndo 20 ore a settimana. Puoi chiudere una maratona, comunque è difficile correndo 20 km a settimana. Puoi fare tante altre cose, ma non puoi fare una maratona sotto le 3 ore. Allo stesso modo voglio fare un Ironman sotto le 10 ore ma posso dedicarci al massimo 8 ore a settimana. Non puoi, a meno che tu non sia veramente graziato da Dio, non puoi, ma credo che neanche se fossi graziato da Dio puoi farlo. Tutto questo perché è importante secondo me che interiorizzare questo messaggio, cioè dove voglio arrivare, che sia nello sport, che sia in qualsiasi altra cosa, quanto sono disposto a metterci dentro. Se le due cose non vanno d'accordo, il risultato sarà la frustrazione. Quindi o diminuisco l'output, quindi
abbasso gli obiettivi, non c'è niente di male in alcuni casi, in alcuni momenti della vita, invece di fare un Ironman farò un mezzo Ironman, invece che fare un mezzo Ironman in 5 ore lo farò in 7 e va benissimo, oppure aumento l'input che sono disposto a metterci. Lo sport è quel settore in cui questa cosa è portata all'estremo, perché è l'unico settore in cui non puoi comprarti niente. Io adoro lo sport sia inteso come soprattutto composizione corporea, ma anche inteso come performance, perché non puoi comprarti il risultato, devi metterci dell'input. Tutte le strategie, le scorciatoie eccetera hanno sempre un ritorno negativo, no? Parliamo di composizione corporea, ambito in cui lavoro da una vita. Gli unici che ho visto ottenere un fisico veramente figo, di cui sono fieri, con cui sono a loro agio e tutto quanto, l'hanno fatto con un input di un certo tipo. Chi l'ha ottenuto con scorciatoie, porcherie, ha sempre degli effetti collaterali. E questo nello sport bene o male funziona in tutto, è un motivo per cui mi piace tantissimo, perché è uno dei pochi settori in cui non puoi flexare niente che tu non ti sia guadagnato con il sudore. Tutti gli altri settori puoi flexare roba che ti è arrivata dal cielo, puoi avere l'azienda che ti ha lasciato il paparino, puoi avere una posizione lavorativa perché hai leccato i culi giusti, quello che vuoi. Nello sport, per arrivare a fare una maratona sotto le 3 ore devi metterci quell'input lì, per arrivare a fare questo devi metterci quell'input lì, ed è una cosa più figa del mondo. Quindi, tornando al discorso di prima, non è per scoraggiare, ma per non avere 6-7, per non avere problemi di frustrazione è fondamentale che l'input e l'output siano ben bilanciati. Direi che per oggi è tutto, ci vediamo nella prossima puntata. Consigliatemi voi dei video tecnici che vorreste che io facessi, come quello che ho fatto sul tapering o cose del genere, sarò felicissimo di farli scollegati da questa miniserie. Per il resto, se non siete iscritti, iscrivetevi, io cercherò di far arrivare le notifiche solo per i video lunghi. Lasciatemi qualche commento, io li leggo, cerco di rispondere a tutti e ci vediamo nella prossima puntata.